Salve a tutti, eccoci di nuovo con Francesco Expresso e il favoloso mondo della scienza. Diamo di nuovo il benvenuto a Christian. Ciao a tutti, ciao Francesco, come stai? Bene, dai, cerchiamo di sopravvivere a questa corsa contro il tempo. A fine format ci sarà un video finale in cui sarò io a fare le domande a te. Ci sta. Allora, l'altra volta abbiamo parlato dei virus e ci siamo lasciati con un'introduzione al sistema immunitario. Io, come sempre, da persona non del settore, vorrei partire con la fatidica domanda: che cos'è il sistema immunitario? Il sistema immunitario è un insieme di cellule e molecole con funzioni diverse che collaborano finché il nostro organismo abbia una protezione, sia difeso da agenti esterni che possono in qualche modo arrecare un danno. È costituito da diverse cellule, molecole, ognuna appartenenti a classi diverse con funzionalità diverse. Il sistema immunitario è sempre vigile all'interno del nostro organismo. Alcune cellule del sistema immunitario vanno a controllare in ogni distretto del nostro organismo senza di agenti esterni. Il concetto base su cui si muove il sistema immunitario è il riconoscimento fra ciò che è self, ovvero ciò che appartiene al sistema immunitario, a ciò che non è self, ovvero estraneo, esterno. Nel momento in cui si riscontra la presenza di questo agente esterno, estraneo, il sistema immunitario si attiva e inizia una serie di collaborazioni fra diverse parti affinché questo nemico venga neutralizzato e l'omeostasi, il controllo del nostro organismo venga ristabilito. Perfetto, grazie. Quindi sto sistema immunitario ce l'abbiamo, però, come dire, la natura o chi di dovere non ci ha dotato di un pulsante per, come dire, per attivarlo e disattivarlo. Quindi la mia domanda da inesperto è: come si attiva il sistema immunitario? Sostanzialmente è abbastanza autonomo, è in grado di capire quando attivarsi e quando no, fortunatamente. Come si attiva? Allora Francesco ti spiego. Il sistema immunitario noi lo possiamo dividere in tre aree. Abbiamo un primo tipo di difesa che è meccanica, meccanico-fisica, quindi può essere la pelle, che non permette l'ingresso di alcuni microrganismi. Le nostre lacrime, il nostro sudore contengono un lisozima con attività antimicrobica. La nostra temperatura corporea è un tipo di difesa perché non rappresenta una condizione ideale per far sopravvivere dei microrganismi all'interno del nostro organismo. Se queste barriere meccanico-fisiche, chimico-fisiche non dovessero essere sufficienti e quindi l'agente eziologico riesce a internalizzarsi e entrare all'interno del nostro organismo, si attiva un primo tipo di difesa immunitaria definita innata. Innata perché è in noi fin dalla nascita e si attiva in poche ore, è costituita da diversi tipi cellulari. Per citarti qualche esempio, ci sono alcune cellule che appartengono a questo tipo di risposta immunitaria che è definiti macrofagi, ovvero hanno attività fagocitaria. Questo cosa vuol dire? Fagocitare, gergo, vuol dire mangiare sostanzialmente. Quindi loro nel momento in cui incontrano un agente esterno vanno ad ingerire, fagocitare questo agente esterno disintegrandolo. Altri tipi di cellule sempre appartenenti a questo tipo di risposta immunitaria sono le cellule dendritiche, le quali hanno una funzionalità molto importante perché creano un nesso fra la risposta immunitaria innata e un secondo tipo di risposta immunitaria che è quella specifica, adattativa. Ti spiego. Queste cellule dendritiche, quando incontrano un agente esterno, vanno a ingerire questo agente esterno, quindi hanno anche esse questa azione fagocitaria, e nel momento in cui viene disintegrato mantengono un pezzo di questo agente esterno e lo vanno ad esternalizzare sulla loro membrana e si chiamano queste cellule presentanti l'antigene. L'antigene che cos'è, Francesco? L'antigene è la porzione di questo agente esterno che viene riconosciuta selettivamente dal nostro sistema immunitario. Quindi queste cellule vanno in giro per il nostro organismo a presentare queste antigene, cioè a dare questa informazione alle altre cellule del sistema immunitario, a dire questo agente è esterno, non è self. Quindi se dovesse incontrarlo bisogna attivare il sistema immunitario. Quando questo tipo di risposta comunque non è sufficiente, si attiva un altro tipo di risposta immunitaria che è quella specifica, adattativa, che è costituita tutti ne abbiamo sentito parlare, dai linfociti. Abbiamo due tipi di linfociti all'interno del nostro organismo, che sono i linfociti B, che sono i mediatori produttori degli anticorpi, e i linfociti T, che invece hanno un'azione più diretta. Ci sono linfociti T helper e citotossici, ovvero agiscono direttamente sull'agente esterno distruggendolo. Quindi cosa succede? Quando si attiva questo tipo di risposta, i linfociti B iniziano a mediare la produzione di anticorpi che saranno specifici per quel tipo di agente, quindi lo riconosceranno, lo circondano
e praticamente lo trasportano al sito di degradazione per essere eliminato. Una cosa importante di questo tipo di risposta immunitaria adattativa è quella che alcune cellule facenti parte dei linfociti vengono definite cellule della memoria, ovvero sviluppano una risposta verso questo tipo di agente esterno e poi creano una sorta di hard disk, appunto di memoria, in cui vanno a conservare l'informazione circa questo agente esterno, così che se in un futuro dovesse riesserci una nuova infezione da parte da questo agente, il nostro organismo, il nostro sistema immunitario ha ricordo di questo agente e quindi agisce in maniera più selettiva e più rapida. Perfetto, quindi abbiamo questa difesa. Come sai, io sono uno che mi piace comunque guardare serie TV, è come se c'è mettiamola in termini di Game of Thrones, è come se c'è sta barriera che ci difende dagli estranei, però poi a un certo punto, sai, sti estranei cercano a entrare, quindi sembra tutto bello sulla carta, però allora io ti chiedo, che cos'è allora una persona immunodepressa? Non c'è sta barriera, gli estranei entrano, che cos'è? Allora, un'immunodepressa, questa è un'ottima domanda, perché sì, come io ti ho spiegato, pare che il sistema immunitario sia efficiente, quindi perché abbiamo bisogno di altri supporti, oppure perché esistono persone che non hanno questo tipo di protezione. Che cosa succede, Francesco? Che vi sono delle mutazioni, esistono delle mutazioni genetiche all'interno del nostro DNA che vanno in qualche modo ad alterare le funzionalità stesse del nostro organismo. Ti faccio degli esempi: esistono delle patologie in cui i pazienti vengono definiti bambini bolla, una mutazione genetica non garantisce a queste persone un sistema immunitario, cioè loro non hanno un sistema immunitario. Quindi tutto questo discorso che ti ho raccontato di come funziona il sistema immunitario, il loro non esiste, perché mancano proprio i componenti del sistema immunitario. Vengono definiti bambini bolla perché devono vivere in ambienti super sterilizzati, con nessun contatto con l'esterno. Vi sono altre patologie sempre autoimmuni in cui invece il sistema immunitario ha una disfunzione, funziona così come io te l'ho spiegato, però i componenti del sistema immunitario, anziché agire verso l'agente estraneo, agiscono verso noi stessi, quindi agiscono verso il corpo stesso. Quindi queste persone è importante che vengano tutelate, nel senso che noi come, fra virgolette, persone normali, ovvero che non siamo affetti da queste malattie autoimmuni, dobbiamo garantire per loro una loro protezione. A sto punto, diciamo, se gli estranei arrivano a distruggere la barriera, abbiamo perso i 7 regni, che succede? Allora, se gli estranei arrivano a distruggere la barriera, come ti dicevo, ci sono prima gli uomini che hanno preso il nero, quelli che sono alla barriera, che iniziano a combatterli. Arriverà la Daenerys del caso, con i suoi draghi, che saranno i nostri linfociti. I draghi sono i nostri anticorpi e Daenerys è il nostro linfocita. C'è il caso in cui purtroppo questo sistema immunitario, Francesco, non è sempre sufficiente ed efficiente nel contrastare alcune condizioni patologiche. Quindi oggigiorno abbiamo comunque degli strumenti per dare un supporto a questo sistema immunitario. Possiamo attivare delle attività preventive. Una di queste, Francesco, che è ormai noto, la vaccinazione di massa, in quanto fornisce al sistema immunitario un grosso supporto, in quanto lo prepara a un possibile attacco dagli estranei. Perfetto, ti ringrazio come sempre per averci dato il tuo sapere, e allora abbiamo già l'invito per la prossima puntata, dove vorrei discutere con te questo fantastico mondo e anche tanto discusso dei vaccini. Perché no, Francesco? Okay. Dai, allora come sempre mando a tutti un abbraccio virtuale, grazie, alla prossima!